opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 6 novembre 11. Eletti, amici cari, se io, Gesù, sono con voi, chi può essere contro di voi? Sposa amata, sposa fedele, hai riflettuto su questa mia frase? Hai riflettuto a lungo? Mi dici Santissimo Gesù, certo che lo faccio sempre, capisco che colui che ha te nel cuore e nella mente, in ogni vibrazione del suo essere ha tutto e non manca di nulla. Dolce amore, tu, Gesù, sei la vera e grande ricchezza dell'uomo. La tua amicizia è quella che conta, soprattutto tu sei l'Onnipotente, sei l'unico, sei il primo e l'ultimo, sei l'Alfa e l'Omega. Tu sei il creatore di tutte le cose. Tu hai fatto la nostra anima e l'hai rivestita di un corpo. Tu, Dio Santissimo, non solo hai creato l'anima ed il corpo, ma ami, immensamente, la tua creatura e la circondi di ogni cura e provvedi a tutto, come tenera madre, come padre amoroso, che non si cura solo delle cose più grandi e significative, ma anche delle minime. Tu sei il creatore di ogni uomo, ami non solo la sua anima, che hai voluto immortale, ami anche le sue fragili membra, che sono mortali, ma torneranno a lui, un giorno, trasfigurate. Il corpo, infatti, deve andare, ma poi, alla fine dei tempi tornerà, per ogni uomo, trasfigurato. Dolce amore, come è bello questo mistero, che già è stato, pienamente, realizzato in una creatura fatta di anima e corpo, è la dolce madre tua. Il suo corpo è vivo e palpitante nella trasfigurazione già in atto. Il suo corpo santissimo non ha subito la corruzione, nel suo seno virginale sei restato tu, Gesù, per 9 mesi e l'hai benedetto con la tua presenza. Gesù adorato, la madre è il segno palpitante del sublime destino dell'uomo, tutto tuo nell'anima e nel corpo, per sua volontà. Gesù adorato, pensando a tutte queste cose, ogni uomo dovrebbe essere così felice da traboccare di gioia, dovrebbe pensare alla sua anima immortale, dovrebbe pensare che il suo corpo si riunirà, un giorno, all'anima e sarà un corpo meraviglioso, trasfigurato, che mai più conoscerà la morte. Dolce amore, in questi giorni, molto si è pensato al mistero della morte e molte lacrime sono scorse sui volti, ma pochi hanno pensato alla tua resurrezione, alla tua gloria eterna. Chi ha pensato ha asciugato le sue lacrime da sorriso. Il corpo umano, a causa del peccato, è sottoposto a corruzione, ma ritornerà, un giorno, a riabbracciare l'anima e a tornare ad essere un tutt'uno. Dolce amore, metti nelle menti questa bella verità e torni il sereno in quelle turbate, metti questa sicura speranza e siano gioia e pace in ogni cuore turbato. Sposa cara, chi ha me nel cuore e nella mente entra in questa verità sublime e gode nel presente e si prepara a godere anche nel futuro prossimo e remoto, perché io, Dio, mai prometto troppo e mai invano. Sai, piccola sposa, perché il mondo piange e geme in continuazione? Lo sai perché questo accade? Perché la fede è ridotta in molti cuori a lumicino, che si va spegnendo. Chi non ha fede in me, Gesù, non ha pace, non ha gioia, non ha speranza e non entra nella sublime verità. Uomini tutti della terra, apritevi al mio amore e vi parlerò del vostro destino eterno, riempiendo il vostro cuore di gioia, di pace, di speranza viva. Sposa cara, fai la messaggera fedele della mia parola e stringiti a me per godere le delizie del mio amore. Ti amo. Vi amo Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, vivete ogni giorno nell'amore di Dio, vivete come se fosse l'ultimo giorno della vostra vita. Guardate i segni e riflettete. Dio dona dei segni per capire che la vita sulla terra è passeggera, è un soffio in confronto all'eternità, ma ha grande importanza per prepararla all'eternità. Figli amati, non lasciate scorrere il tempo senza riflettere sulla sua importanza, sulla sua preziosità. Ogni giorno è importante, come tale va vissuto, così, figli miei, perché il giorno passato più non torna e quello che è perduto non si può più recuperare. Vi chiedo, figli amati, vi chiedo di aprire gli occhi sui grandi segni,
che Dio vi concede in questi giorni. Capite e riflettete che Egli vi vuole parlare in vari modi, non parla a tutti, indistintamente, ma a ciascuno di voi parla, ad uno, chiamandovi per nome. Figli cari, vorrei che tutti capiste che siete tanto amati, ognuno di voi, davanti a Dio, è una perla, preziosa ed unica. Davanti a Dio non c'è distinzione di razza, di lingua, le distinzioni le fate sempre voi, figli amati. Vi dico, vi chiedo, figli del mondo, lasciatevi amare da Dio, immergetevi nel suo amore ed avrete la gioia che cercate, la pace che non trovate, la speranza che, spesso, sembra venire meno. Figli, l'amore di Dio è come un oceano infinito di suavità, dove c'è un posto per ciascuno di voi. Figli amati, capite come può essere sublime la vostra condizione? Tutto dipende da voi, da ciascuno di voi. L'invito è esteso a tutti gli uomini della terra, perché nel cuore di Dio è pronto un posto per ogni uomo. Figli amati, apritevi a Dio per essere felici in Lui. Pensate alla frase che Gesù ha detto a Filippo: chi vede me vede il Padre caro. Uniamoci, piccoli cari, per adorare Gesù. Chi adora Gesù adora il Padre caro e lo Spirito Santo adora la Santissima Trinità. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima.